Ciao a tutti, bentornati qua su Arden Channel. Sì, oggi abbiamo questo bellissimo Charizard. Questo Charizard me l'ha dato un mio amico che mi ha raccontato che diversi stand volevano comprarglielo per 3.000 euro. Come sapete, il Charizard prima edizione, oltre ad essere introvabile in buone condizioni, e questo è in ottime condizioni, è a dei prezzi davvero allucinanti. Questo è inglese perché se fosse stato italiano sappiate che viene venduto anche a 50.000 euro, gradato 999 mi sembra, che infatti la gradazione 10 non esiste perché ce n'è stata solo una, ma data pure per sbaglio, quindi tutti quelli gradati li trovate in 9,8, 9,9, 9,7, di quelli proprio in quasi condizioni mint, ok? E noi sappiamo tutti che parecchi ora si staranno mangiando le mani, mangiando le unghie, mangiando qualsiasi cosa, perché alcuni li hanno strappati, li hanno sgualciti, gli hanno mangiato un po' gli angoli, facendo perdere drasticamente il valore della carta. Per esempio, no, se faccio così, la carta viene venduta già a 600 perché come vedete avrebbe questo bel taglio, no? Per esempio la trovate così, rotta così, su eBay a 600 euro, quindi già avrebbe una riduzione drammatica del costo da 3.600, madonna! Ma quindi che cosa facciamo se gli manca un angolo, per esempio? Che sapore di carta. E se facciamo così, così credo che fosse quasi invendibile una cosa del genere. Questa non è la risata del regretto, sappiatelo. Però mi immagino già molte persone tipo, oh mio Dio, mi hanno raccontato, avevo un Charizard, l'ho distrutto, sai, ero un bambino. Guardalo, lo sto distruggendo qui, in onda, in diretta. Questo non lo salvi più, questo Charizard. È insalvabile. È proprio insalvabile questo Charizard. Puh, fa schifo. Non è molto buono da mangiare effettivamente. Ma perché l'hai distrutto questo Charizard? Anche per darvi diciamo un po' di content. Io regretto su questo Charizard. Comunque sia, ragazzi, premessa, per fortuna non era un Charizard vero, perché una volta che lo strappi nel mezzo, se non ha questa lieve, una linea nera qua, non è il reale. Pensate che è vera la storia, che gli hanno offerto un sacco di soldi persone che se ne intendono, o meglio stand che dicono di intendersi, perché io l'avevo notato che non era vero, ma in più comunque sia conosco il mio amico che santuomo che non l'ha venduto perché gli hanno offerto bei soldoni. Pensate che lui l'ha comprato ovviamente a pochissimo da persone che a quanto pare sono veramente bravi a falsificare, però c'era un pochino di differenze, non a livello tattile, perché a livello tattile sia il dietro che il davanti sembravano uguali, a livello pesantezza era un pochino più pesante, ma più che altro il font, ma proprio micro cose, tipo Evolve from Chameleon, la versione reale, ha il fontino un pochino più grande, mentre il 120 HP era molto più cicciotto. E niente, spero che sia stato educativo. Il video ovviamente non era clickbait perché ho mangiato un pochino la carta, quindi ovviamente non pensate che la volevo mangiare tutta, perché raga, è veramente... Quelle carte Pokémon le ho mangiate io, le carte Pokémon, ma non erano proprio plastificate. Questa è veramente plastica, cioè proprio c'è plastica davanti e plastica dietro. E sono stata pikachista, ma non fino a questo punto. E infatti ho fatto questo format soprattutto perché poi in un prossimo video volevo parlarvi di un disturbo alimentare, oltre che alimentare anche psicologico, chiamato pikacismo, che sfortunatamente io ne ho sofferto cioè quando ero più piccola. Detto questo, ci vediamo al prossimo video
qui da Dechan tutto, ciao ciao! E niente, dalla regia mi stanno dando la carta Pokémon da mangiare perché non vogliono che fosse un video clickbait e quindi niente, lo sto mangiando. E niente, vedete me degustare una carta Pokémon falsa. Anche a livello di gusto è diversa perché io lo mangiavo le carte Pokémon, sincera, ho mangiato anche il Drago Bianco Occhi Blu prima edizione e un Blastoise prima edizione. Fa schifo a confronto a quelle vere. A confronto a quelle vere fa veramente cagare. Che sapore hanno quelle vere? Ma il sapore di carta è più carta buona. Come posso definire un sapore di carta? Ha un sapore tipo vegetale, tipo il sapore di carta. Questa sa di non nemmeno di carta, più di un cartone, più cartone, ma nemmeno cartone, più plastificoso. E niente, spero che l'easter egg sia piaciuto perché mi hanno costretto a farlo per forza. Ringraziate la regia, ciao!